Eat that frog, diceva il buon Brian Tracy, suggerendoti di mangiarti il rospazzo come prima cosa a colazione. Sarà vero oppure è una pratica da evitare? Lo vediamo in questo episodio di Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. E se non sei un veterano della crescita personale, probabilmente non conoscerai Brian Tracy. Se invece sei un veterano lo conoscerai, e uno dei suoi diciamo mantra o comunque suggerimenti, su cui c'è anche un libro appunto che si chiama Eat the Frog, suggeriva di affrontare per prime le cose più ostiche, invece che procrastinarle, evitarle, rimandarle, posticiparle, fare di tutto tranne la cosa che più ci crea disagio, e quindi invece no, l'affrontiamo di petto e partiamo da quella per poi fare poi tutto il resto in discesa. Ora, è vera questa cosa qui, ma in teoria diciamo che potrebbe essere buono se qualcuno riuscisse a mangiare sto rospazzo maledetto, perché se ci pensi, ora l'espressione può essere simpatica, un modo di dire, ma te l'immagini tu a mangiare un rospo? Cioè un rospo magari vivo, un rospo vivo, cioè perché lo devi mangiare un rospo vivo? E soprattutto, pure volendo, ce la faresti mai a mangiare un rospo vivo? Quindi forse il problema è a monte, il problema è che ci troviamo di fronte a qualcosa che per noi è un rospo vivo da inghiottire, cioè un'impresa abbastanza impossibile. Mi vengono tanti episodi collegati a questa cosa del mangiare il rospazzo. Tra l'altro probabilmente proprio questa è la causa della una delle cause principali della procrastinazione, cioè il fatto che tu nella tua mente pensi che dovresti toglierti questa rogna infernale, ma che però, come abbiamo detto adesso, è qualcosa di irrealizzabile, perché appunto c'è una repulsione fisica di tutto il nostro organismo, a parte la parte razionale che dice sì dai, toglitela questa cosa così poi stai bene. Sì, la parte razionale dice quello, tutto il resto del nostro organismo, della nostra mente, dei nostri visceri dice il contrario. Ma forse ci sarà da fare qualcosa per arrivare a mangiare sto rospo, forse non è il primo passaggio. Probabilmente dobbiamo trasformare sto rospo in una principessa o un principe, a seconda di cosa ti piace, prima di mangiarcelo. Poi in quel caso non ce lo mangeremmo, ma ci faremo qualcos'altro, no? Magari ci sposiamo il principe o la principessa. E comunque mi viene in mente, ad esempio, quando la mia erborista mi diede da prendere per qualcosa che non ricordo, per avere un beneficio di non so che tipo, e che si potrebbe rilevare dal prodotto che adesso vi dico che mi aveva dato, e mi diede il polline, proprio il polline, come dire, quello naturale. E questo polline però aveva alcuni problemi di ingerimento, cioè dovevo prenderne tecnicamente, mi pare, un cucchiaione bello pieno. Se non che questo polline aveva un odore disgustoso e s'appiccicava alla bocca, quindi nemmeno che tu dici me lo butto dentro e vado avanti per la mia vita, tanto è un cucchiaio solo. No. E praticamente te lo portavi dietro per tutta la giornata, o almeno tutta la mattinata, perché rimaneva appiccicato e poi dovevi passare il tempo a masticarlo. Mi scuso per questa cosa che potrebbe diventare schifosa, ma effettivamente per me è stato un trauma prendere quella cosa, quindi io
diligentemente un paio di giorni ho fatto questa cosa, ho iniziato a cercare degli escamotage per inghiottire questo polline che per me era veramente un rospazzo. Erano le api invece che il rospo, però anzi era la cacca di ape, per dirla tutta, e quindi diciamo che ci ho provato. Allora, per esempio, mi sono tappato il naso, ho detto così almeno butto giù, non sento niente, solo che appunto, come vi dicevo, rimaneva appiccicata alla bocca. Se non che allora le ho detto: guarda che io qua non ce la faccio, a mangiare tutta sta roba, e lei me l'ha ridotto a un cucchiaino, mi pare, solo che rimaneva per me un rospazzo, un cucchiaino, quindi ho provato pure il cucchiaino. Alla fine ho detto: senti, il polline magnatelo tu. Per cui in questa situazione qui ora io non so se avrei potuto trovare un modo di prendermelo sto polline, però diciamo che non è che era la medicina per salvarmi la vita, quindi chi se ne frega, l'ho evitato, me lo sarei sparato in endovena a quel punto il polline, cioè avrei trovato un altro modo invece di mangiarlo, che era una tortura, cioè era una vera e propria tortura, quindi magari avrei potuto avere pure un beneficio, ma poi avrei avuto un trauma che ho ancora, perché me lo ricordo ancora adesso, mi ha segnato per la vita questa cosa del polline, quindi non è che mi ha proprio ben predisposto, no, verso quella cosa. Tra l'altro il discorso è che se io anche mi forzassi a fare qualcosa in un dato momento, il problema è che successivamente tenderei ad evitare sia quella cosa che tante altre, invece quindi svilupperei un'avversione verso quella specifica cosa e probabilmente anche una generalizzazione dell'avversione verso tutte le altre cose, no? Quindi come vedi abbiamo fatto anche la puntata sulla forza di volontà, vattela a sentire se non l'hai sentita, che è collegata. Chiaramente ci saranno tanti intrecci tra tutte le varie puntate del podcast. Se sarai bravo a ricostruire il mosaico, diventerai un genio dell'evoluzione comoda. E quindi dicevamo, questo rospazzo probabilmente è proprio un errore inghiottirlo, magari non per tutti, magari per qualcuno sarà qualcosa di praticabile, però il discorso è che appunto noi dobbiamo renderci la strada praticabile. È vero che in alcune situazioni toglierci la rogna invece che evitare può portare a uno sblocco e un rilascio, e magari facciamo meglio anche le altre cose, però se vediamo che quella cosa è inattuabile, c'è un rifiuto generale della nostra mente, c'è proprio tutto l'organismo che respinge, probabilmente dovremmo muoverci verso il comprendere esattamente che cosa ci frena, qual è l'ostacolo che si interpone verso questa cosa. E poi è chiaro che esistono molte cose su cui noi possiamo anche applicare una delega, ad esempio, no? Cioè, molte volte noi ci forziamo anche a fare dei ruoli che non ci spettano. Ora, io capisco che in alcune situazioni, per necessità, io devo avventurarmi nell'impresa di fare di prendermi un ruolo, assumere un ruolo che non mi calza umanamente, e quindi dovermi denaturare momentaneamente. Però diciamo che ci sono dei limiti anche in questo, soprattutto se c'è una incompetenza di natura proprio invalidante, cioè se io non sono proprio adatto a fare qualcosa, non posso sostituirmi a altre persone che sarebbero adatte a quel ruolo lì. Identificarlo non sempre è semplice e facile da capire, però diciamo che sia al di là di proprio dei deficit che una persona può avere e quindi che possono portare, che poi si possono rivelare delle grandi qualità in altre situazioni. Per cui delegare è delle volte qualcosa che va contemplato per evitare di sostituirci a dei ruoli impossibili da interpretare per noi, anche perché molte volte di fronte a delle mansioni che dovremmo affrontare c'è dietro una vera e propria professione
Ok? Quindi, infatti, noi vediamo spesso, no, su internet come tutti cercano di fare i tuttologi e no, ci sono le famose battute sui social che dicono: ecco, adesso finisce il turno dei medici e arrivano gli esperti, i tecnici del calcio e gli esperti d'arte, gli esperti di canto, gli esperti di musica. Ogni volta che nasce una polemica e le persone partono all'attacco per scaricare, no, la loro frustrazione da bar e dire la propria in una posizione di facilità, cioè di mettersi del pulpito del giudizio. E quindi ora questa cosa può essere anche divertente, cioè non stiamo dicendo che non può essere divertente, soprattutto leggere le persone che fanno così, anche perché è un siparietto quello che si alterna, no, tra persone che criticano e persone che criticano quelli che criticano, quindi è divertente, lasciamoli fare, insomma, sono ragazzi. Quindi diciamo che esistono delle vere e proprie professioni e noi sottovalutiamo il fatto di quanto sia necessario per noi colmare quel gap se proprio dovessimo decidere di assumere quel ruolo. Ora, tutte queste cose chiaramente si iniziano a comprendere nel momento in cui noi abbiamo una capacità di leggere la situazione che si impara non solo con l'esperienza, ma anche iniziando a farsi le domande corrette. Perché chiaramente se io ho ricevuto degli indottrinamenti del tipo devi fare tutto da solo, devi essere autonomo, e questa generalizzazione mi fa pensare che devo essere il re del fai da te, oppure no, ci sono tutte le immagini collegate all'uomo, no? Cioè all'identità di uomo, modello di uomo che non deve chiedere mai e che ad esempio deve essere è vero uomo solo se sa fare un po' tutto. Quindi le donne di una certa generazione, immagino che adesso, aiutatemi, Gen Z e Gennar Gennar de Napoli, se mi aiuti tu, grazie, a capire qual è il modello che adesso c'è nella testa dei ragazzi. Secondo me non c'è il modello, questo è il problema, ma ne parleremo anche in un altro episodio di modelli. E quindi il discorso è: se io immagino che un uomo debba essere è vero uomo solo se sa fare l'elettricista, sa fare l'idraulico, sa fare le pulizie di casa come un'impresa di pulizie, sa riparare le gomme della macchina, ammazza i draghi, ammazza i cinghiali, va a caccia, non so cos'altro, insomma, guida le navi, guida gli aerei e ha gli addominali scolpiti e non versa una lacrima nemmeno se lo schiaffeggi, lo prendi a pugni. Insomma, è chiaro che come dire, potrebbero esserci alcune problematiche nel sentirsi uomo, nel sentirsi adeguati, quando invece ci stiamo sostituendo a 150 lavori, no? Dimenticavo anche essere psicologo della propria partner, o partner, insomma, come volete, insomma, del partner. Quindi capiamo che queste idee, queste credenze possono portare a dei seri problemi, perché mi bloccano e mi impediscono di percepire che in alcuni casi bisogna fare a meno di me. E in queste situazioni il doppio problema, che io potrei ricevere delle pressioni da parte proprio del partner, ad esempio, perché il partner condivide questa visione. Quindi ed è probabile che io mi sia unito a questa persona proprio come conferma di questa credenza che avevamo in comune. Quindi lei è un po' come se mi stia confermando che se non sai fare queste cose non sei abbastanza uomo, ed è giusto così. Quindi invece che sconfermare e dirmi ma guarda che non c'è bisogno che ripari il water quando sei otturato, perché probabilmente ci sono delle cose che non puoi arrivare a fare, no?
cambiare dei pezzi, avere anche solo i pezzi di ricambio, no? Perché per esempio l'ultima volta che è venuto l'idraulico a casa mia, e lui era anche rivenditore di pezzi di ricambio, insomma aveva i pezzi di ricambio originali, quindi li aveva dietro. Io a prendere un pezzo di ricambio mi devo insomma ingegnare, lo devo fare arrivare, non ce l'ho a casa i pezzi di ricambio del water. Forse qualche tavoletta potrei prendere, che è il mio pezzo preferito del water. Comunque, cioè, quindi il discorso qual è? Perché dobbiamo rubare il lavoro alle altre persone? No? Cioè, ognuno faccia il proprio, no? C'è questa idea, no, che dobbiamo saper fare tutto. Però, come vedi, questa cosa è collegata, così non perdiamo il filo, perché altrimenti sembra che sto delirando e sto sparlando, ma il che potrebbe anche essere carino, no? Per vedere dove va a finire la scia. Cioè, il discorso è questo, che se io non riesco a fare qualcosa, probabilmente è perché il mio rospazzo è un ruolo che io non posso, non voglio e non sono in grado di interpretare giustamente. Cioè, proprio l'errore sarebbe assumermi un ruolo che non mi spetta, che poi potrebbe essere fin, che ne so, da bambini. In tante famiglie, ad esempio, capita che il figlio venga trasformato in un genitore dei genitori, no? Quindi venga genitorializzato, nel senso che viene trasformato, adultizzato, e quindi gli si faccia fare l'adulto quando è un bambino. Quindi in questo caso è chiaro che pur di non come dire, entrare in conflitto con i genitori, e sentendo come se fosse realmente il ruolo che deve assumere, perché lui che cacchio ne sa, un bambino non lo sa e che ruolo dovrebbe fare, chiaramente si porta questo carico, se ci riesce, e uno sbrocca completamente. Però poi chiaramente di queste cose se ne pagano le conseguenze per le pressioni, poi si va a strutturare tutto un malessere, e anche come vengono costruiti i rapporti con gli altri, e poi appunto si può finire per ripetere il copione, infilandosi in qualche relazione dove si ripete questa struttura in cui io genitorializzo il partner. Chiaramente questo potrebbe essere, quindi nel momento in cui io faccio cose e sto investendo le mie energie in qualcosa che non mi spetta e che comunque mi consuma, è chiaro che io vado a rendere tutto più pesante ai miei occhi, quindi qualsiasi cosa si può trasformare in un rospazzo. Delle volte quindi il calo di energia potrebbe essere quello che mi rende tutto difficile, tutta una montagna insormontabile, e quindi diventa tutto un rospazzo. In questo caso devo identificare che ad essere l'elemento che mi porta a evitare, rimandare, posticipare, procrastinare, come volete voi, quelle determinate attività che una parte della mia testa mi dice che dovrei svolgere, è il fatto che mi sono consumato sta batteria e quindi non ho più carburante per poter affrontare quelle cose, e molto probabilmente avrei bisogno proprio di una liberazione di tossine, una disintossicazione, una detraumatizzazione da quello che mi ha scottato, perché ci può essere anche una scottatura, cioè io sono rimasto scottato da delle situazioni che mi sono capitate, dopodiché non mi riesco più ad avvicinare a quel tipo di situazione. Che è un po' come abbiamo accennato all'inizio, cioè che magari mi traumatizzo proprio nel forzarmi, ma può essere anche che casualmente sono stato traumatizzato nel fare qualcosa che non era potenzialmente un rospazzo, ma lo diventa nel momento in cui ho avuto una brutta esperienza. Quindi la prima cosa da fare in questo caso sarebbe di costruire un approccio, un atteggiamento nei confronti di questa cosa positivo, in modo tale da poi affrontarla positivamente. Mi viene in mente un grande classico che è per esempio l'intolleranza, l'avversione, il conato verso lo studio. Cioè tutte le volte che io mi rimetto a studiare, quello che succede è che mi sto ritraumatizzando, sto creando ancora più avversione, come se io avessi cercato di continuare a mangiare il polline, costi quel che costi, invece di fermarmi, e poi senza riuscirci, sperimentando il fallimento.
E a proposito di studio, un aneddoto divertente, o che almeno a me fa ridere, risale ai tempi in cui facevo l'università, dove un mio coinquilino, tutte le volte che avrebbe dovuto studiare per un esame, invece le settimane prima iniziava a diventare il re delle pulizie e la casa brillava e luccicava, e lui, pur di evitare di mettersi sui libri, diventava il maniaco delle pulizie, sollecitandoci a dire: guardate, qua è sporco, è così, anche per non sentirsi dire: guarda che dovresti studiare perché c'hai gli esami fra un po'. Ma noi lo lasciavamo fare, diciamo così, perché comunque la casa era pulita, quindi io ero felice quando c'era un esame, perché così sapevo che se aveva l'esame la casa avrebbe brillato a gratis, senza che noi avremmo dovuto fare un movimento. Chiaramente ci riprendeva e diceva: voi non pulite, non fate. Noi: sì, grande, vai, no, così. Però, come vedete, alla fine noi ci spostiamo tendenzialmente sempre sulla cosa che poi siamo in grado di fare, il che è anche giusto, anche perché le imprese di pulizie, cari amici, secondo me sono un'impresa valida come attività, quindi consiglio di aprirvi, se volete aprire un'impresa di pulizie è buona. Quindi la prima cosa da fare in questo caso sarebbe: prima ricostruisco un atteggiamento positivo nei confronti di quella cosa lì, e dopo magari la posso fare, e la posso fare finalmente nel modo giusto, con l'atteggiamento giusto, con gli strumenti giusti e nel contesto giusto, nei tempi giusti, insomma tutto giusto. Quindi vado a curare tutte le condizioni che fanno sì di avere un'esperienza positiva nei confronti di quella cosa lì, in modo tale che diventi facile, non che mi devo caricare e motivare per fare quella roba e diventa un dovere tortura, no? Quindi, ragazzi, per questo episodio spero di avervi dato sufficienti input in questo crescendo di... se no mi sono dovuto fermare, se no poi iniziavo a sbraitare, e quindi vi saluto, vi aspetto per il prossimo episodio di Comfort Zone. Un grande abbraccio, stay cushy not pushy, ciao dal dottor Emilio Gerboni. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.